E niente, torno indietro. Amici, questo è il mio primo giro con una bici da corsa. Mi è arrivata l'altro giorno. Sino ad oggi ho sempre utilizzato la mountain bike. Non sono mai salito su una bici da corsa. I copertoncini sottili saranno un terzo di quelli della mia mountain bike e mi spaventano un po', soprattutto in curva. Per questo motivo decido di fare un giro calmo in un luogo sicuro e tranquillo, la pista ciclabile, dove mi sento più sicuro e meno imbranato. Subito noto la presenza di parecchi detriti sul fondo stradale, rami, foglie. In questi giorni la pioggia ha fatto il finimondo. Non è molto agevole percorrere strade così e ho il terrore di bucare. Ho in mente tutti questi pensieri quando ecco il mio primo ostacolo. Un albero caduto intralcia la strada, ma sono i suoi rami, come le dita di una mano, ad indicarmi come passare oltre. Smonto dalla bici ed aggiro l'ostacolo. Cavoli, queste scarpe sono scomodissime per camminare. Risalgo in bici e non faccio neppure in tempo a pensare che finalmente posso proseguire che un altro albero blocca la strada. Anche in questo caso smonto dalla bici ed aggiro l'ostacolo. Dall'altra parte incontro un signore con un simpatico cagnolino che mi spiega che più avanti, in bici, è impossibile passare. Ovviamente voglio provarci e proseguo. Aumentiamo la velocità delle immagini. Ora gli alberi che bloccano il passaggio sono due. I loro rami ostacolano il passaggio ed i loro tronchi impediscono di poterli aggirare. Non voglio graffiare la bici, per cui non tenterò di passare in mezzo ai rami. Probabilmente con le scarpette da ciclismo non riuscirei neppure a stare in piedi tra i rami e fronde varie. Per un momento decido di salire sull'argine di terra che si trova dall'altra parte, ma mi basta solo appoggiarci il piede per sprofondare nel fango di una quindicina di centimetri. Niente da fare, il mio primo giro in bici da corsa è stato un po' movimentato, ma non mi arrendo. Decido di andare per la strada normale, dopotutto sono su una bici da strada. Ripercorro a ritroso il tragitto che avevo fatto per giungere qui. Peccato per questi alberi caduti, questa pineta è molto bella. Una cosa positiva c'è, questa esperienza mi ha fatto subito capire la differenza di utilizzo tra mountain bike e bici da corsa. E per adesso vince la mountain bike. Più stabilità in terreni di questo genere, paura di bucare zero, scarpe più stabili per camminare. Ora mi trovo su una strada dritta e perfettamente liscia. Comincio a percepire la leggerezza e la reattività del telaio ed anche il poco attrito dei copertoni. Mi sono abituato subito al cambio, sto un po' scomodo sul sellino, ma tutto sommato si va parecchio più veloce che non sulla mountain bike. Ho preso un po' di dimestichezza, ma le curve mi fanno ancora un po' di paura. Non sono abituato a copertoni così sottili. Decido di gironzolare un po' per la città per abituarmi a smontare dai pedali, a riagganciarli, a cambiare le marce.
In questo rettilineo, leggermente in discesa, provo ad allungare un po' e mi ritrovo subito a sfiorare i 50 km/h, che è proprio il limite di quel tratto di strada. E, a dire il vero, non stavo neppure tirando al massimo. Con la mountain bike non è così facile arrivare a queste velocità. Questo è un punto a favore della bici da strada. Bene amici, questo è stato il mio primo giro con la bici nuova, una bici da strada. Spero vi sia piaciuto. Voi che reazione avete avuto quando siete saliti per la prima volta su una bici da corsa? E che differenze avete trovato rispetto alla mountain bike? Fatemelo sapere nei commenti. E oggi posso dire, bici da corsa, Lucoral è salito qui. Un saluto a 50 all'ora da Lucoral.